Quando già all'orizzonte si progettavano i primi velivoli con propulsione a getto, alla soglia della Seconda Guerra Mondiale faceva la sua comparsa nelle file della Regia Aeronautica il biplano da caccia Fiat CR-42 Falco. Si trattava di un biplano monoposto e monomotore con configurazione di tipo sesquiplano. Il sesquiplano è un biplano in cui l'ala inferiore ha un'apertura sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'ala superiore. Questa soluzione tecnica venne adottata da numerosi modelli, come il suo famoso predecessore Fiat CR32. Il CR42 venne utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale, prevalentemente dalla Regia Aeronautica, ma fu impiegato anche da paesi come Belgio, Ungheria, Finlandia, Svezia e dalla Germania. Partendo dal grande successo del Fiat CR32 Freccia, che conobbe la sua gloria nel conflitto spagnolo, la divisione dell'ufficio tecnico della Fiat, diretta dall'ingegnere Celestino Rosatelli, da qui la sigla CR, iniziò a lavorare al suo successore, quello che sarebbe divenuto poi il Fiat CR42 Falco. Le ragioni che portarono i vertici della Regia Aeronautica e la stessa Fiat a realizzare un biplano da caccia, mentre in tutto il resto del mondo aeronautico era naturale il passaggio ai monoplani con struttura metallica, è dovuto in buona parte al fatto che l'apparecchio era facile da pilotare. Fu infatti l'errata convinzione che la maneggevolezza potesse essere risolutiva a radicare nell'aeronautica l'assioma che il biplano fosse il caccia per eccellenza. Inoltre, la massa in continua crescita dei giovani piloti era assai poco addestrata, tanto che erano pochi quelli idonei al passaggio sui nuovi caccia monoplani contemporanei come il Fiat G50 e il Macchi MC200. Inoltre, il passaggio macchina verso i nuovi monoplani si era rivelato più lungo e complesso e la Fiat, dal canto suo, era in grado di fornire da subito un aereo che era il logico sviluppo della serie di caccia in servizio nei reparti e quindi facile da pilotare e per giunta producibile in grandi quantità. A dimostrarlo fu il fatto che il 1 novembre del 1939 le squadriglie avevano in linea già 146 Fiat CR42 contro solamente 48 Fiat G50 e 32 Macchi C200. Così, mentre questi due ultimi non sarebbero più stati costruiti dopo l'estate del 1942, la produzione del caccia di Rosatelli si protraeva fino all'estate del 1944. I responsabili della Regia Aeronautica, ordinando in grande serie e fino al 1943 il CR42, commisero un errore dalle conseguenze particolarmente dolorose per l'aeronautica italiana e i suoi piloti. Il Fiat CR42 segnò indubbiamente l'apice dello sviluppo del biplano da caccia. Aveva una struttura interamente metallica, principalmente in alluminio per l'ala e in traliccio di tubi d'acciaio al cromo molibdeno per la fusoliera. Il rivestimento era in lega leggera per la parte anteriore della fusoliera e in tela per le ali, la parte inferiore del tronco posteriore di fusoliera e le superfici di controllo. Le ali avevano una struttura su due longheroni con bordo d'entrata in alluminio. Erano coperte in tela verniciata ed erano collegate tra loro e alla fusoliera tramite controventatura a trave di Warren, secondo uno schema tipico di molti biplani Fiat, la stessa degli Ansaldo SVA della Prima Guerra Mondiale. Gli alettoni erano presenti solo nell'ala superiore. Il timone e lo stabilizzatore avevano la stessa struttura delle ali. I piani di coda erano a sbalzo. Il piano fisso orizzontale non era regolabile, ma il timone di profondità era dotato di alette compensatrici con azionamento elettrico regolabili in volo. Nel tronco anteriore della fusoliera era sistemato il posto di pilotaggio, scoperto e protetto solo da un parabrezza. I comandi del CR42 erano a trasmissione rigida per il timone di profondità e a cavi per le altre parti mobili. La cappottatura del motore era di tipo NACA. Tra propulsore e abitacolo c'era il serbatoio principale del carburante da 350 litri, mentre quello di riserva da 110 litri era alloggiato sotto al seggiolino del pilota.
Il carrello principale era fisso con ruote carenate e sospensioni, mentre quello di coda era retrattile nel prototipo e fisso negli esemplari di serie. Il nuovo biplano era equipaggiato con un motore radiale Fiat A74 RC38, progettato dagli ingegneri Tranquillo Zerbi e Antonio Fessia. Il nuovo propulsore era uno sviluppo del Pratt & Whitney R1830 SC4 Twin Wasp. Aveva 14 cilindri a doppia stella, era raffreddato ad aria e sviluppava una potenza di 840 cavalli ad un regime di 2400 giri a 3800 metri di quota e azionava un'elica tripala metallica Fiat Hamilton a passo variabile e giri costanti del diametro di 2,80 metri, con la particolarità dell'asse spostato di mezzo grado a destra e di 1,5 gradi verso l'alto. L'armamento consisteva di 2 mitragliatrici Breda Safat da 12,7 mm, montate nella parte superiore della fusoliera, subito dietro al motore, con fuoco sincronizzato attraverso il disco dell'elica. Le scatole portamunizioni potevano contenere circa 500 colpi per arma. L'apertura alare dell'ala superiore era di 9,7 metri, l'apertura di quella inferiore di 6,5. La lunghezza dell'aeroplano era di 8,25 metri, l'altezza era di 3,58. La superficie alare complessiva era di 22,40 metri quadrati. Il peso a vuoto era di 1720 kg. Il peso totale era di 2.295 kg, il carico utile di 575 kg, la velocità massima a 5.300 metri di quota era di 438 km/h. La salita a 5.000 metri di quota avveniva in 7 minuti e 20 secondi. La tangenza operativa massima era di 10.050 metri, l'autonomia era di 775 km, la corsa di decollo era di 210 metri, mentre quella di atterraggio era di 340 metri. Il 23 maggio del 1938 Valentino Cus, il pilota collaudatore della Fiat, faceva staccare le ruote del prototipo del CR42 dalla pista di Torino Caselle. Nel maggio dell'anno successivo, il primo reparto ad avere in dotazione il CR42 fu il 53esimo stormo basato a Torino Caselle, seguito dal primo stormo a Treviso. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ne erano già stati consegnati circa 300, che il 10 giugno 1940 costituivano il 40% dell'intera linea da caccia italiana. I CR-42 operarono fino all'armistizio per la difesa nazionale come caccia diurni e notturni. In Africa settentrionale fu adoperato anche come assaltatore con 2 bombe, fino a 100 kg l'una, sotto le ali. Tuttavia le manchevolezze del Falco apparvero evidenti fin dall'inizio delle operazioni belliche, quando i CR-42 del 18° gruppo furono inviati in Belgio per partecipare alle operazioni del Corpo Aereo Italiano contro l'Inghilterra. Il Falco era assolutamente inadatto a reggere il confronto con gli Hurricane e gli Spitfire. Per di più il velivolo italiano non era dotato di impianto radio, mentre radio e radar erano gli elementi fondamentali della rete di difesa aerea inglese. Il Falco si batté bene invece in Grecia e anche in Africa settentrionale, quando si trovò ad affrontare il Gloster Gladiator, che appariva meno veloce e meno maneggevole del caccia italiano. Fu poi impiegato nel Mediterraneo, fin dalle prime operazioni su Malta, per la scorta dei convogli e delle formazioni navali italiane. L'usura delle operazioni belliche colpì pesantemente l'ormai anziano biplano, del quale, alla data dell'8 settembre 1943, la Regia Aeronautica poteva lineare forse un centinaio di esemplari, la maggior parte dei quali al nord Italia. Questi furono impiegati ancora come addestratori per le scuole caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. L'ultimo abbattimento nella storia ad opera di un biplano da caccia fu opera di uno sconosciuto pilota tedesco di CR-42 in Croazia l'8 febbraio 1945. Alla fine del conflitto, qualche esemplare, trasformato in biposto da addestramento, sopravvisse fino al 1950. Il CR-42 fu realizzato complessivamente in 1782 esemplari. Un esemplare di Fiat CR-42 Falco
È conservato presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle sul lago di Bracciano, mentre un altro esemplare, preda di guerra in Inghilterra, verrà presto riportato alle condizioni di volo.